Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami per Ariete quale sarà la vittoria dei prossimi 15 giorni, il successo. Abbiamo la torre, ragazzi. Qui probabilmente qualcuno romperà qualche schema, qualche equilibrio. Può anche essere una carta di caduta dell'ego, quando c'è la carta della torre. Pare che, insomma, questa vittoria, questa vincita potrebbe anche essere, possa portare un po' di scompiglio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono consulenze collettive e non personali, ricordatelo sempre. Se per caso non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare e per capire come integrare questi oroscopi e quindi fare la vostra lettura personale ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate e poi ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, quale sarà la prossima vittoria, di che cosa gioirete nei prossimi 15 giorni, ragazzi. Allora, abbiamo un 10 di bastoni, un 6 di spade, il sole, la luna, la forza, un asso di bastoni, manca una carta, e il cavaliere di bastoni. Molto bene, ragazzi. Allora, partiamo da questo 10 di bastoni. Il 10 di bastoni è una carta che di solito indica la volontà o la necessità anche di lasciarsi indietro certi temi, potrebbero essere certe situazioni, potrebbero anche essere certe persone. Andiamo a vederlo, questo 10 di bastoni. Nove di pentacoli, 8 di pentacoli e forza. Sì, potrebbe riguardare una questione lavorativa per molte persone, una questione anche del quotidiano. Andiamo avanti col 6 di spade, 7 di coppe e regina di coppe. Andiamo ancora a vedere il sole, 4 di bastoni, regina di bastoni, 10 di spade, 8 di bastoni, 3 di pentacoli. Dunque, io ho la sensazione che se fosse per caso una questione lavorativa, qualcuno potrebbe decidere di lasciarsi indietro direttamente la partita IVA e quindi chiudere la partita IVA e cercare altro. Diversamente potrebbe essere un tema all'interno appunto della situazione lavorativa piuttosto che della quotidianità. Se fosse una questione lavorativa, sento che è come con questa torre chiudere un vecchio capitolo, ragazzi, e spostarvi verso qualche cosa di più nuovo, verso qualche cosa di più proficuo. Potrebbe anche essere il togliersi dalla testa che da soli è meglio e iniziare a cercare certe collaborazioni. Io sento che
è come se fosse in un periodo di espansione, avete tante idee, avete tanta energia, avete secondo me anche la protezione degli astri per iniziare questo nuovo momento. Andiamo a vedere la luna. Due di pentacoli, giudizio e 10 di coppe. Sì, io qui ho proprio l'idea che si passi da un certo tipo di situazione ad un'altra situazione. Potrebbe essere lavorativa, non nego che per qualcuno potrebbe anche essere romantica, cioè da single, ipotesi, vi dico single perché il 9 di pentacoli è una carta che parla di single. È facile che ad un certo punto, magari anche grazie ad un viaggio, magari durante l'allenamento in palestra, magari durante la pausa pranzo in quel bar dove andate tutti i giorni, però ho come la sensazione che potrebbe aprirsi un panorama diverso rispetto a quello che avete visto fino ad adesso, se siete single, ripeto. Potrebbe nascere un'amicizia piuttosto importante, e parlo di amicizia, e vi dico, ho come la sensazione che questa conoscenza, a meno che non sia già un amico o un'amica di vecchia data, però potrebbe come aiutarvi a mettere in piedi tutte queste idee di cui ci parla il 7 di coppe. Andiamo a vedere la forza, perché la forza ce l'avete già anche qua a inizio lettura. 5 di coppe e re di bastoni. Interessante perché c'è re e regina di bastoni. E qui abbiamo tutti i bastoni. Sì, io sento che questa torre, ragazzi, è come un momento che definisce il prima e il dopo. Se per caso per voi fosse una situazione romantica, ma voi siete già impegnati, io ho come la sensazione che ehm, durante una scampagnata, una festa, un ritrovo, ripeto anche quello che ho detto prima, quindi la palestra, un posto dove si ritrova abitualmente la gente, quindi appunto la palestra, i ristoranti, non so, il pub di turno, potrebbe effettivamente, o potreste rivedere una persona del passato di cui vi eravate dimenticati che vi solletica un attimino, oppure ragazzi, potrebbe essere una persona nuova con la quale inizierete una bella conversazione fluida, una di quelle conversazioni dove si può parlare di tutto. Ho come l'idea che sia una cosa che si sviluppa un po' da sola, sia come chiacchiera sia come conoscenza. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Mm, 6 di bastoni. 10 di bastoni. Andiamo a vedere anche il cavaliere. Fante di coppe e 6 di pentacoli. Ok, allora, devo dire, se fosse una situazione lavorativa è come se qui decidesse di cambiare un po' panorama. Abbiamo detto che se siete indipendenti, se siete autonomi, potrebbe effettivamente arrivare la decisione di staccarsi da collaborazioni del passato, contratti, clienti, fornitori del passato e iniziare per qualche cosa di nuovo. Andare a vedere che cos'altro vi propone il mercato, sia a livello di clienti sia a livello di fornitori.
Ho l'idea che la vostra genialità sia abbastanza esuberante in questo periodo. Vi dico, potreste anche iniziare qualche tipo di nuovo lavoro inerente ai matrimoni, ai battesimi, ai bambini, ai compleanni, alle feste in generale. Potreste anche diventare wedding planner o comunque organizzatori di eventi, mi viene da dire. Questa è una delle cose che sento di più qua. Potrebbe essere anche un di più rispetto al vostro lavoro normale. Ho però l'idea che arriverà ad un certo punto dove dovrete compiere una scelta. Qui la forza ce l'avete due volte e quindi effettivamente si tratta di dire da che parte vado, sto dove sono o vado avanti con il mio progetto. Non vi nego che essendoci sia il giudizio che la luna, qui ci potrebbe essere una telefonata, una chiamata, una mail, un avviso da parte di qualcuno che non vedete da tanto tempo. Potrebbe essere anche un'idea che vi ritorna a galla dopo un'infinità di tempo. Ehm, E poi ci sarà come questa scelta da dover effettuare. Datemi una carta per il 5 di coppe. È come se con questo 5 di coppe amanti doveste lasciare indietro qualcosa, ma infatti qui avete anche un 10 di bastoni, si inizia così, poi c'è la torre. Credo che qualcuno lascerà indietro qualche collaborazione lavorativa per iniziarne di nuove, anche perché qui abbiamo un asso di bastoni, qui abbiamo un 10 di bastoni e un 6. C'è comunque un inizio, una fine, il 6 di bastoni è una carta di riconoscimenti, una carta di successi, quindi io sento che qualsiasi sia la scelta che andrete a fare sarà una scelta molto positiva che vi darà questa grinta, che vi darà questa enfasi, se vogliamo, questa valentia in spagnolo, questo valore, insomma, per affrontare quello che voi volete. Quale sarà la vittoria in questo caso? Non farvi bloccare dalla paura, distruggere l'ego. L'ego è quello che ci fa venire paura. Quando noi siamo davanti a un cambio, l'ego, la vocina interiore, comincia a criticarci, comincia a farci diventare piccoli per non farci fare il cambio. Ma figurati se sei capace, ma non vedi quanto sforzo ci vuole, ma sei sicura di riuscirci, ma tu non sei in grado. Sono tutte quelle vocine, quelle voci interiori che ci castigano, che ci castrano. E qui c'è da romperlo, secondo me, perché la lettura è splendida, ragazzi. Cioè, vi allontanerete da vecchie conoscenze, potrebbero essere vecchie forme pensiero, semplicemente, anche perché qui avete giudizio e luna. Quindi è come se qualcuno si rendesse conto di quello che, diciamo, vede, ma solo fino a metà. Ed è anche un po' come se prendeste consapevolezza in questo periodo del come si fa a lavorare in gruppo. Arrivate da un 9 di pentacoli, molte persone probabilmente anche se sono dipendenti potrebbero lavorare bene da sole e invece come se in questo periodo riusciste in qualche modo a gestire il gruppo, a fare questa scelta anche per il bene di un gruppo che in molti casi potrebbe essere la famiglia del tipo lascio perdere questo progetto lavorativo che mi risucchia tanto tempo e non mi fa guadagnare tanto e questo tempo reinverto, come si dice? Lo reinvesto nella famiglia, negli amici, negli affetti, mettiamola così. Devo dire che tutto sommato ci sarà un buon inizio con questo asso di bastoni, un inizio con un'intenzione. Avete anche un 6 di bastoni, quindi secondo me sarà un qualche cosa di ufficiale, potrebbe essere un nuovo ruolo, tra l'altro, che vi offriranno. Fatemi vedere. Sì, per qualcuno è un ruolo di un certo livello, potrebbe essere un ruolo o comunque una scelta che vi porta ad avere certe responsabilità un po' spesse, ma io sento che sarete completamente in grado di distruggere quelli che sono i vostri pensieri negativi. Avete anche un 6 di spade. 6 di spade è la carta delle credenze limitanti. Quindi fate un lavoro sulle credenze. Le credenze limitanti non sono quello che io credo consciamente. Le credenze limitanti sono il programma che io ho a livello subconscio
e bisogna proprio fare un lavoro per andare a scavare, a trovare queste credenze e capire, insomma, quali credenze avete e come toglierle. Ci sono dei video su YouTube, se no diversamente io vi invito ad abbonarvi al canale perché lì lo spiego come fare. Che altro vi posso dire, ragazzi? Nuovi inizi, nuove, scusatemi, nuova energia. Se per esempio fosse una situazione romantica, allora, a parte che ho la sensazione che molti partano da single, quindi il loro tema sia da essere single al, nonostante io abbia paura di magari relazionarmi con qualcuno, perché non so se voglio ancora una famiglia, perché non so se voglio ancora una relazione, perché non so, fondamentalmente. Sento che qualcuno arriverà, ragazzi, volenti o nolenti, mi dispiace, ma qualcuno arriverà. Vi dico che per un gruppo piccolo potrebbe essere una persona del passato cambiata. Non so perché, ma ho la sensazione che questa persona sia veramente cambiata ed effettivamente potrebbe esserci un inizio di qualche cosa a livello perlomeno fisico. Poi non vi nego che avete gli amanti, avete un 4 di bastoni, quindi chi lo sa può evolversi in qualche cosa di più. Però per adesso sento che la vittoria del prossimo periodo, ragazzi, sarà distruggere questa paura che avete al cambio. È come se doveste solo fare il movimento, la scelta, la paura. Guardate, io faccio una cosa, quando ho tanta paura che possa succedere qualche cosa, io mi chiedo, se io non avessi paura, cosa farei? Come mi comporterei? Oppure, un'altra cosa che io mi chiedo è, se anche questa cosa di cui io ho paura dovesse succedere, che cosa mai potrebbe capitare di così brutto? Cioè, ho paura di fallire, ipotesi, e vabbè, e una volta che fallisco cosa succede? Niente. Cioè, nel senso, sì, va bene, posso perdere dei soldi, posso perdere la reputazione, posso perdere magari la stima di alcuni dipendenti che non ho pagato, ipotesi, però alla fine della fiera questo non vi definisce come persona, ok? Perché se voi dopo siete capaci di rialzarvi, di pagare i debiti e di fare tutto a regola d'arte, capite che quel fallimento è relativo, perché la vera vittoria lì è essere usciti dal fallimento. Non so se mi sono capita. Va bene, ragazzi. Allora, andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Flessibilità, carta numero 19. Quindi mi viene da dire, create delle regole ma siate flessibili. Oppure, se le regole le avete già, considerata questa torre, considerato questo ego che ha bisogno di cadere, siate flessibili. Rendete le regole più flessibili, appunto. Andiamo a vedere ancora una fatina e poi un messaggio per i semistellari. No, pensavo si fosse girata. No. Stargazing. Bellina. Allora, vi dice semplicemente di focalizzarvi sulle stelle o nelle stelle in modo che la vostra intuizione possa fluire più liberamente e rivelarvi quello di cui quello che avete bisogno di sapere sulla vostra situazione. È un po' come se vi dicessero, mi viene da dire anche di meditare, ok? Perché l'orario migliore per la meditazione, qualcuno dice che è il mattino appena svegli, perché la mente ancora non è completamente attiva. Personalmente non mi trovo bene perché la mia mente è già attiva ancora prima di aprire gli occhi e quindi faccio fatica poi a rilassarmi. Però, per esempio, un momento in cui
Io riesco bene è la sera, perché quando fuori è buio il corpo prende una, come se entrasse in modalità notturna. E diciamo la donna, che fa riferimento a tutto quello che è la percezione, è collegata alla notte, perché nella notte si sta in silenzio e appunto arrivano le intuizioni, arrivano le percezioni. Andiamo a vedere un'ultima carta dei semistellari. Due. Ascensione, wow ragazzi, ve l'ho detto, qui c'è un movimento in avanti. La tua anima si sta evolvendo ad alti stati, a più alti stati di coscienza, di sì, di coscienza. Sei pronto per questo. Wow. Ma effettivamente ragazzi con la torre è struttura e dopo ci si può reinventare come si vuole. La cosa bella della torre è quella. Molte volte distrugge tutto talmente tanto che a un certo punto io mi sono chiesta, ma vabbè, e allora chi voglio diventare? Se tutto quello che avevo non c'è più. Da adesso in avanti, chi voglio diventare? Cosa voglio costruire? E poi abbiamo coraggio, ragazzi, e qui avete due volte la carta della forza e dice: vivi la tua vita senza paura, con coraggio, forza e determinazione. Wow! Bellissima lettura, amici dell'Ariete. Spero che vi sia stata di ispirazione. Spero insomma che vi abbia dato un po' di grinta. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me, basato sulle credenze limitanti, mi potete scrivere via mail. Io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, come ho già anticipato, vi potete anche abbonare al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, tratto temi di esoterica, di metafisica, insomma è un po' una carrellata, se vogliamo, generale di magia bianca. Bene, comunque i titoli dei video si vedono e se volete andare a vederli potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!